Oggi approcciamo uno strumento di layout molto avanzato che CSS ci mette a disposizione, ovvero Grid. Se segui questo canale forse avrai già sentito parlare di Grid, anche solo per sentito dire, e come saprai è un argomento piuttosto complesso e intricato. Cercherò quindi di fare chiarezza partendo con un esempio molto semplice, andando a esplorare quella che è la mera essenza di questo tool di layout molto potente e andando a vedere come poterlo utilizzare sin da subito per realizzare layout in maniera, come vedremo, piuttosto semplice. Per aiutarmi con la spiegazione utilizzerò questo design, che non è mio ma è preso da frontendmentor.com, di cui vi lascio il link poi in descrizione. Ho scelto questo design perché si presta molto bene a un'implementazione grid. Abbiamo queste card con questi testimonial, se vogliamo, e la particolarità è che queste card, come vediamo, hanno tutte una forma un po' diversa e si piazzano all'interno di una griglia in maniera così un po' strana, se vogliamo. Da mobile il layout diventa molto più lineare perché le card vanno tutte una sotto l'altra semplicemente. La parte chiaramente che oggi ci interessa è la costruzione di questa griglia, quindi ho già realizzato tutto quello che è il markup per il nostro design e ho anche implementato il CSS di base sempre per renderizzare correttamente questa card con i colori giusti, la tipografia giusta, eccetera, eccetera. Ma come dicevo, oggi il nostro focus va tutto all'implementazione della griglia. Cominciamo quindi col notare che le nostre card sono inserite all'interno di un container che ho chiamato in questo caso testimonials grid, non a caso appunto gli ho dato il nome grid, e la prima cosa che vogliamo fare quando parliamo di grid è targettare il nostro container e dargli appunto display grid. Possiamo subito notare che display grid applicato a un container di per sé non fa molto, non fa quasi nulla in realtà, a differenza di Flex invece in cui c'era un grande stravolgimento, gli elementi in particolare figli del nostro container diventavano immediatamente delle colonne senza che noi dovessimo fare altro, semplicemente dichiarando display flex sul parent. Se vi siete persi il mio video su Flex vi lascio una card qui in alto. Come dicevo appunto con display grid questo non succede. In realtà una piccolissima cosa succede non appena noi diamo display grid e ha a che fare con i collapsing margin, ma questo è un argomento magari un po' più avanzato che tratteremo in futuro. Oggi vogliamo tenere le cose il più semplice possibile. La prima cosa che ci viene in mente di fare, andando a recuperare il design, è quella di dare una spaziatura tra le nostre card. Così come in Flex esiste anche per Grid una proprietà gap che fa in modo che i nostri elementi siano distanziati tra loro. Qui possiamo ad esempio dare un gap di un m e vediamo che i nostri elementi vengono appunto spaziati. Un mio consiglio è quello di utilizzare sempre i DevTools quando lavorate con Grid, ma questo vale anche per Flex in realtà. Io mi trovo adesso in Firefox, ma tutto quello che dirò è assolutamente analogo per Chrome o altri browser. Dal momento che diamo display grid a un elemento, possiamo vedere che qui nel DOM, di fianco all'elemento, viene inserito questo badge con la scritta grid. Se noi ci clicchiamo, vediamo che viene effettivamente identificata la griglia sul nostro browser con queste righe viola, ma possiamo andare qui nella tab layout e andare a cliccare sulla griglia che ci interessa, quindi testimonials grid, e andare a cambiare colore a queste linee. Ad esempio potremmo scegliere un verde che risalta molto. Ora abbiamo bisogno chiaramente di creare delle colonne. Al momento abbiamo una sola colonna, vogliamo crearne sicuramente almeno più di una. Un dubbio che spesso si può avere è quello di dire ok, ma quante colonne effettivamente ho nel mio design? Non si capisce subito, diciamo, a vista d'occhio. Qui un mio consiglio è utilizzare uno strumento penna su questa immagine, potete farlo con Paint o con qualsiasi programma voi preferiate, e andare effettivamente a identificare quelle che sono le colonne. Quindi una colonna sicuramente è identificata da questa card bianca, una seconda colonna è identificata dalla fine di questa card viola, una terza colonna identificata da questa card grigia e poi abbiamo una quarta colonna che è questa card bianca e il tutto si divide su due righe.
Quindi abbiamo già identificato che avremo 1, 2, 3 e 4 colonne. Quindi posso tranquillamente tornare nel mio codice e andare a dichiarare queste colonne. È molto semplice, si utilizza una proprietà che si chiama grid template columns e si esplicitano le colonne che vogliamo. Ad esempio, se noi dicessimo 100 pixel, quello che otterremmo è una sola colonna larga appunto 100 pixel. Se noi dicessimo 100 pixel, 50 pixel, otterremmo una colonna larga 100 pixel e la successiva larga 50, e potete immaginare, no? Così via, se la prossima fosse larga 200 pixel avremo tre colonne, la prima 100 pixel, la seconda 50 e la terza appunto 200. Ovviamente posso utilizzare le unità di misura più disparate, potrei dire ad esempio una colonna sta al 25% e un'altra pure, e avrei due colonne che spannano diciamo al 25% ciascuna. La cosa però interessantissima di Grid è che ci mette a disposizione, oltre a tutta una serie di proprietà, anche delle nuove unità di misura. In particolare mi riferisco all'unità di misura FR, che sta per fraction. Quello che l'unità di misura FR mi permette di fare è dividere lo spazio in maniera equa senza andarmi a preoccupare di eventuali gap. Quindi quello che potrei dire, ad esempio, è che vorrei avere due colonne in cui ciascuna prende 1FR come spazio, quindi una frazione dello spazio disponibile. Questo ci permette di avere due colonne esattamente larghe uguali. In questo caso, da design, noi abbiamo detto che vorremmo avere 4 colonne, quindi quello che ci basterà fare è appunto dichiarare 4 volte questo 1FR. Ovviamente immaginando design con tante colonne, questa sintassi potrebbe diventare un pochino frustrante e quindi sempre tramite grid viene introdotta una funzione che si chiama repeat, che accetta due parametri. Il primo è un numero, il numero di colonne che vogliamo avere nel nostro design, in questo caso 4, e il secondo parametro è la larghezza di ciascuna, in questo caso 1FR. Quindi questa sintassi, grid template columns repeat 4 1FR, è esattamente analoga a esplicitare 1FR per 4 volte. Semplicemente la prima versione è più compatta e più pratica. E già così siamo sulla buona strada. Siamo partiti molto semplici, abbiamo una griglia, diamo gli spazi necessari agli item e dichiariamo quante colonne vogliamo. Se abbiamo bisogno di più complessità la andremo ad aggiungere. In questo caso ne abbiamo bisogno, quindi torniamo al nostro design e vediamo ad esempio che il prossimo step sicuramente da implementare è che ci sono due card, in particolare questa card viola e questa card nera, che si estendono per due colonne. Quindi dobbiamo in qualche modo andare a implementare questa cosa nel nostro grid system. Per aiutarmi mi creo una classettina di utility che potrei chiamare grid call span 2, proprio per identificare un elemento che voglio che spanni per due colonne. E anche in questo caso grid ci viene in aiuto con una sintassi davvero semplicissima. Infatti non ci basta far altro che dichiarare grid column, che è una proprietà che analizzeremo meglio in seguito. Semplicemente, in maniera molto intuitiva, quello che dobbiamo dire è grid column span 2. Adesso dobbiamo prendere questa classe e andare ad aggiungerla, diciamo, come classe agli elementi che ci interessano. Sulla card viola, che è la prima, quindi andiamo a dichiarare la nostra classe sulla card viola, e lo vogliamo fare sulla card nera, quindi facciamo la stessa cosa anche qui. Bene, vediamo che ora aiutiamoci sempre con i DevTools, andiamo a riselezionare il badge grid. Vediamo che effettivamente le colonne sono sempre 4, non è cambiato nulla a livello di setting della nostra griglia. Quello che cambia però è che adesso la card viola e la card nera spannano per due colonne, come possiamo vedere. Questo però ancora non ci va bene, perché andando a vedere il design le cose non sono ancora, diciamo, perfettamente al loro posto. In particolare da design noi vediamo che la card relativa a Kira Whittle dovrebbe essere posizionata nell'ultima colonna disponibile, mentre attualmente nella nostra implementazione questa è posizionata nella penultima colonna.
La cosa fenomenale di Grid è la semplicità con cui ci permette di prendere un elemento, come in questo caso questa card di Kira Whittle, e spostarlo in una cella a nostro piacimento, quindi piazzarlo a nostro piacimento all'interno della griglia. Ci sono, diciamo, svariati modi per farlo e ne vediamo due fondamentalmente. Il primo è quello più immediato, se vogliamo. Vado a selezionare l'elemento che mi interessa e in questo caso non ho particolari classi che mi identificano quest'ultimo elemento, se non questo card white, che però non posso utilizzare perché ho utilizzato anche per la terza card, che è questa qui. Quindi semplicemente targetterò l'ultimo elemento con la pseudoclasse Last Child, quindi andrò a dire che per quanto riguarda la mia card Last Child, e andiamo a sincerarci che sia veramente quella, dandole un background ad esempio green. Bene, quindi siamo sicuri che stiamo targettando la card giusta. Quello che vogliamo fare adesso è di dire che lei deve vivere nell'ultima colonna disponibile della griglia. Ancora utilizzeremo grid column. Fondamentalmente noi vogliamo prendere questa card e piazzarla nella colonna che va dalla 4 alla 5. Quindi, dicevo, utilizziamo grid column dicendo esattamente da che colonna vogliamo partire, la 4, mettiamo un separatore slash e diciamo in che colonna vogliamo finire, la 5. Salviamo e vediamo che effettivamente adesso questa card parte dalla colonna numero 4 e termina nella colonna numero 5. In realtà grid column, a voler essere precisi, è una shorthand che racchiude due cose: grid column start, che in questo caso è 4, e grid column end, che in questo caso è 5. Quindi in questo caso potremmo semplicemente dire che la nostra griglia parte dalla colonna 4. Potremmo anche evitare di dichiarare grid column end, perché tanto la griglia poi finisce, quindi non ha alcun utilità dichiarare grid column end in questo caso. Ora la colonna va bene, quello che non va bene è la riga, perché tornando sempre al nostro design, noi vorremmo che la card di Kira Whittle sia sì nell'ultima colonna, ma parta dalla prima riga, cosa che al momento non sta succedendo, perché lei parte appunto, come vediamo qua, dalla riga numero 2. Ma come possiamo intuire facilmente, esistono delle proprietà analoghe per le righe, quindi in questo caso quello che noi vogliamo dire è grid row start semplicemente 1. Ed ecco che, come per magia, la nostra card di Kira Whittle si è posizionata dove doveva. Poi grid è molto intelligente e farà shiftare le altre card negli spazi rimanenti. Ora manca in realtà solo una cosa. Andiamo a riprendere sempre il nostro design. Noi abbiamo appunto ottenuto che la nostra card, questa qui, parta dalla prima riga. In realtà però vorremmo in qualche modo dire che questa card deve spannare per due righe e ho due modi fondamentalmente per farlo. Uno è dichiarare sempre su questa card il mio grid row end e chiaramente noi vogliamo che arrivi qua la card, quindi alla riga numero 3. Quindi andiamo a farlo e vediamo che effettivamente già la cosa funziona. Abbiamo già praticamente ottenuto il nostro design. Un altro modo che abbiamo di fare la stessa cosa, come potete facilmente immaginare, è utilizzare anche qui la sintassi span. Quindi potrei dire grid row end span 2, perché io voglio che spanni per due righe. E vediamo che fondamentalmente non è cambiato nulla. Addirittura qui potremmo utilizzare come shorthand, al posto di grid row start e grid row end, semplicemente grid row e dire 1, che è la partenza, poi separatore, slash, e qua diciamo span 2, quindi parti dalla riga numero 1 e poi spannami per due righe. E ancora vediamo che non cambia assolutamente nulla. Quindi ricapitoliamo ancora quanto fatto finora. Abbiamo settato un display grid, abbiamo dato un gap per ottenere una spaziatura tra i nostri elementi e poi abbiamo cominciato a definire le nostre colonne con grid template columns. Attenzione che non ho mai settato un numero di righe, se ci fate caso, sono stato semplicemente sulle colonne
E in realtà è una buona abitudine cercare di non farlo, cercare di non dichiarare mai le righe. Ovviamente, come potete immaginare, esiste una proprietà grid template rows che in maniera analoga a grid template columns mi va a definire quante righe voglio avere, con la stessa sintassi di prima. Ma la cosa interessante è che grid spesso fa il lavoro per noi, quindi semplicemente noi dichiariamo quante colonne vogliamo e poi ci pensa lui a creare una seconda riga se è necessario. Quindi, una volta dichiarato grid, una volta dichiarato il mio gap e una volta dichiarate le mie colonne, il prossimo passo è stato capire se c'erano elementi che spannavano per due colonne, quindi abbiamo creato una classettina di utilità e abbiamo detto che gli elementi che hanno questa classe, ad esempio, spannano per due colonne. E poi ancora abbiamo visto che le cose non erano ancora al posto giusto, quindi siamo andati a prendere una card specifica e l'abbiamo piazzata tramite grid column e grid row esattamente nella cella che ci interessava, quasi come se fosse proprio una battaglia navale, no? Andiamo a trovare l'incrocio tra la riga e la colonna che ci interessa e andiamo a piazzare lì esattamente il nostro elemento. Ora, ovviamente noi abbiamo fatto tutto questo discorso riferendoci al design desktop, ma ricordiamoci che abbiamo anche un design mobile in cui le nostre card vanno semplicemente tutte una sotto l'altra. Ma questo comportamento, se ci pensiamo, è già il default quando applichiamo display grid. Quindi in realtà la cosa da fare è semplicissima. Noi dobbiamo semplicemente prendere tutta questa roba e metterla dentro una media query. Quindi potremmo dire at media, min width ad esempio potremmo dire 800 pixel e andiamo a dire che cosa? Sicuramente questa roba qui finisce dentro la media query e anche la dichiarazione delle colonne finisce dentro la media query. Quindi andiamo a ripetere testimonial grid e dichiariamo le colonne solamente da una certa min width in poi. Mentre per il design, diciamo, mobile possiamo tranquillamente lasciare display grid. Perché? Perché questo ci dà accesso a gap, quindi fondamentalmente noi possiamo vedere che andando a prendere un dispositivo come un iPhone SE abbiamo le nostre card che adesso sono incolonnate e rispettano comunque il gap perché questa è comunque una griglia e abbiamo semplicemente tutti gli elementi che vanno uno sotto l'altro, la colonna è una in questo caso, però è interessante mantenere il display grid anche da mobile perché appunto ci dà accesso a gap. Dopodiché una volta raggiunti gli 800 pixel, quindi andiamo avanti e vediamo che appunto qua abbiamo superato gli 800 e entra in gioco la griglia che abbiamo dichiarato in precedenza. Bene, come dicevo prima, in realtà c'è un altro modo per piazzare gli elementi nella griglia, un modo che se vogliamo è ancora più semplice e intuitivo e che personalmente adoro. Dato che però per oggi abbiamo già coperto parecchie cose, questo video termina qui e se siete interessati a scoprire questa seconda modalità, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi il successivo video. Come sempre vi lascio link al codice e risorse utili in descrizione e noi come sempre ci vediamo alla prossima.